Ciao a tutti, sono sempre io Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. It's good to see me, isn't it? Ah, credevate che non facessi neanche un video per Wicked for Good, ma pensavate male. Come sempre, ragazzi, iscrivetevi al canale, facile, veloce e gratis, e ci aiutiamo tra poveracci, e tutti gli altri miei social li trovate qui sotto nell'info box. Questo è quello che uso principalmente, e lì magari possiamo parlare anche di più, perché solitamente rispondo ai commenti facendo altri contenuti e video. Comunque siamo qui per Wicked for Good. Ma voi vi chiederete cosa facciamo oggi? Ci ascoltiamo le canzoni di un musical che conoscono ormai pure i sassi? Ovviamente no. Ve lo dico, ho l'influenza, l'ho già detto nel video precedente, e quindi quello che faremo sarà reagire alle due nuove tracce, che sono No Place Like Home della nostra amica Cinzia Erivo, ovviamente intendo, e The Girl in the Bubble di My Baby, My Girl, Ariana Grande. Poi sapete cosa? Ci ascoltiamo anche For Good, perché fa sempre bene. Premesse, ho visto il film, certo, ho pianto tutte le lacrime che avevo in corpo, raga, like for real. Parlo brevemente del film, ma lo farò no spoiler. A fine video, se vi interessa, per chi sopravvive, a fine video faccio qualche piccolissimissimo spoiler. Comunque, parlando del film molto velocemente, è molto bello, è inutile girarci intorno. Sto già vedendo tante critiche e vi dico la mia molto velocemente. Il film per me non raggiunge i livelli del primo, ma non mi aspettavo niente di meno. Per chi conosce il musical e per chi aveva visto come erano state suddivise le parti, sa bene che la prima parte è molto forte, anche nel musical è molto carica, molto divertente, molto comica, la seconda molto meno. Tra l'altro io, durante questo anno, dalla prima parte, mi sono pure letto il libro, che vi consiglio tantissimo, ma se siete un po' forti di stomaco, perché raga è un po' peso, devo essere sincero, e speravo che, per quanto sì, sia un adattamento cinematografico al musical, ci fosse comunque un po' quella carica dark che ha, secondo me, il romanzo. E devo essere onesto, secondo me lo fa molto bene la regia, perché la regia è molto opprimente in questa seconda parte, molto diversa dalla prima parte, che era molto ariosa, molto spettacolare, molto show. Questa invece è molto più intima, molto più claustrofobica a volte, e non ci sono grandi parti musicali. Anche di questo ve ne voglio parlare, ed è il motivo principalmente per cui non faremo una reaction, anche perché sarebbe, ripeto, un po' inutile comunque, però non l'avrei fatta comunque, a questa seconda parte, quindi a Wicked for Good soundtrack, perché, detto molto papale, raga, le canzoni non sono il punto forte questa volta del musical, per assurdo. Il film ha molto di parlato ed è molto importante quello che si dice. Anzi, oserei dire che forse le parti musicali sono anche troppe, e ci arriviamo. Tolto ciò, non comprendo la critica del dire che non è bello. È diverso, è molto diverso, anche proprio a livello tecnico è diverso rispetto al primo film. Resta comunque molto godibile, loro due sono pazzesche. Ci sono secondo me degli errori di storyline, nel senso che alcune storyline sono veramente lasciate un po' cioè buttate lì, poverine. Il che a volte mi fa piacere, perché alle volte ci sta che le cose rimangano un po' più aperte, un po' meno dette, meno spiegone, altre volte no. Mentre altre cose secondo me sono un po' trite e ritrite, e di questo ci casca anche una delle due nuove tracce che ovviamente ho sentito durante la visione del film. Però raga, ve lo giuro, ho pianto come non piangevo da non so quanto. Ho pianto tantissimo, tantissimo. Ci sono delle scene in particolare, il finale mi ha devastato, ma ne parliamo a fine video. Comunque, tolto ciò, partiamo dalla prima traccia nuova, ovvero No Place Like Home di Cynthia Erivo. Mi piace che riprenda qui One More's The Wicked, raga, veramente non respiro più ormai. Però quello che mi chiedo io è accettato agli Oscar presentare brani nuovi come papabili nominati per
Best Song di una soundtrack, ora non ricordo qual è la nomina esatta, se ha dei richiami musicali a qualcosa di già esistente, perché alla fine lo sappiamo, queste due tracce nuove sono fatte secondo me per una questione di premiazioni, di Oscar, poi in futuro Grammys per il 2027 presumo. Non lo so, comunque andiamo avanti. That's never loved me, a place that seems to be devolving, Ah, mi viene in mente il film, raga. and even a place that's familiar Che bella voce, Cristo. and home. Tra l'altro posso dirvi, so che hanno fatto un one take, nel senso che sia la prima parte che la seconda parte sono state registrate insieme, però c'è un cambiamento anche vocale in tutte e due le protagoniste. In Cynthia si sente fino a un tot, qui un pochino viene fuori questo cambiamento, questa profondità, secondo me. In Ariana ci arriviamo dopo, sto a volà. Because there's no place like home. Yeah. No place There's like no... Yeah. There's and restoring. Molto classico il musical, devo dire. There's no Classic musical. place Eccola! like Che cosa? Yes. Allora, questa è molto classica, ce la vedo molto bene durante le premiazioni, no, durante i grandi eventi di premi, cantata dal vivo, sì, però devo essere onesto, non mi aggiunge niente. E qua arriviamo a un problema che secondo me un pochino si porta avanti anche The Girl in the Bubble, che ascolteremo a brevissimo. Ovvero, piuttosto che aggiungere fuoco, no, a quello che viene già detto, sia nei dialoghi, sia in quello che vediamo, sia nelle altre canzoni, io avrei puntato su delle novità in quelle storyline che potevano essere molto ben approfondite a livello cinematografico, non lo sono state e soprattutto hanno una mancanza enorme a livello di musical. Questa è una mia opinione, poi fatemi sapere la vostra. Sto andando a cercare il pelo nell'uovo, però raga, io vi ripeto, il film a me è piaciuto, mi dispiace per come molte persone stanno criticando questo film. Secondo me era la conclusione perfetta per quello che è Wicked e sono stati veramente bravissimi. Tra l'altro io apprezzo tantissimo quanto amore ci sia stato da parte sia del cast che della regia, di tutta la parte tecnica, che lo hanno dimostrato, un amore sia verso l'opera originale del musical e anche un po' del romanzo, e soprattutto c'è un grandissimo rispetto verso Il Mago di Oz, il film proprio dico io, anche per come vengono trattati alcuni personaggi. Senza entrare nei dettagli, se ne parlerete qui sotto nei commenti, raga, perché ripeto, commentate, è la mia parte preferita qua sul tubo. Se ne parlate, avvisate sempre che fate spoiler, grazie. E passiamo ora a My Girl, The Girl in the Bubble, yeah. Oh my god. There's that beautiful girl, Ma raga, datele un Oscar. beautiful life. 'Cause all that's required to live in a dream. Yeah. Una Nina Nanna. Magic and glory and light. Bellissima, raga. The girl in the bubble. Comunque sapete cosa adoro di The Girl in the Bubble? Che ci sono tutti i cambi di registro e capacità vocali di Ariana Grande, perché c'è un po' l'opera, c'è l'R&B, perché si sente che arriva, c'è il pop, c'è il drama, ci sono tanti... Cioè lei ha fatto un lavoro, raga, in questa seconda parte e io adoro che il film si sia tantissimo concentrato su di lei e abbia dato anche lì molto rispetto verso Glinda, perché a livello di musical ovviamente alcuni personaggi, anche protagonisti, soprattutto Glinda, devono essere un po'
controfigure di se stesse, cioè devono essere molto, molto semplici per arrivare. Nel film si poteva giocare di più e non era stato fatto secondo me nella prima parte, quindi questo è un grande plauso della seconda. Qui lei ha un enorme ruolo, secondo me molto più importante che nel primo, e vi dirò di più, secondo me il film quasi quasi, a me è sembrato che molto spesso si concentrasse quasi più su di lei. Eventually, Unsee yeah. what you've seen, and the beautiful eyes that never stop. Mamma, che voce di Cristo. Ma la sentite? Oh my god, I'm gonna cry. Queen, Slay, yeah. Oh, voglio anche For Good, voglio uccidermi proprio. Mamma, ma poi sta cosa che è cambiata da Unlimited a I'm Limited. Raga, andate a vederlo, vi prego. And just look at you, you can do all. Mi sto pensando al film, raga. Glinda. Quando vi dico che mi ha devastato a livello di lacrime, di reaction, questo film, it's true. Heard it said that people come into our lives for a reason. Yeah. Are led Oh my god. to those who help us most to grow. I knew you. I have been changed for good. Io le amo insieme, raga. Just to clear Le amo. the Ma air. perché non ne hanno fatta una nuova insieme, cazzo? Quella sarebbe stata da Oscar. Fuck. If I've been changed for the better. Oh, And because I knew you. yeah. Because I knew you. Because I knew you. Oh my god. For good. Raga, da qui ci sono spoiler, ve lo dico. Allora, un po' mi dispiace, per chi ha visto il film capirà, mi dispiace che io ho pianto, for real, e ho il raffreddore, quindi è tutto un mess, mi dispiace. Sono ammalato. E mi dispiace che nella versione in streaming, giustamente For Good termina più o meno come era nel musical, ma nel film c'è una parte in più. C'è una parte finale bellissima che io non mi aspettavo, questa decisione da parte del film, soprattutto verso il personaggio di Glinda, ovvero questo risveglio suo che non c'è nel musical, questo chiaro riferimento al fatto che lei possa finalmente utilizzare la magia, e c'è una chiusura, una continuazione di For Good pazzesca, e tra l'altro termina anche con Wicked proprio. Wicked! Che quella è una cosa che c'era nel musical. Mi dispiace non ci sia in streaming, sono onesto. Unica cosa. Basta. Di base io la parte spoiler volevo dirvi questo, ovvero che mi è piaciuto tantissimo come hanno chiuso il personaggio di Glinda e di come le hanno dato il valore che secondo me meritava. Tutte e due le protagoniste di questa storia hanno luci e ombre, però mi piace che Elphaba nella seconda parte faccia vedere che non è solo una persona da guardare come un cucciolo smarrito, poverina, gne gne gne, ma è anche una persona che se vuole può fare errori, può arrabbiarsi, ha molte emozioni, come è giusto che sia, può fare tanti errori, ma può fare anche molto bene e può fare delle scelte, a volte sbagliate, a volte giuste. Stessa cosa Glinda. Ovviamente il percorso di Glinda è quello più verso il miglioramento, perché ha una partenza
nettamente più bassa rispetto a Elphaba per il suo vissuto e per come è cresciuta. Mi è piaciuto come le hanno gestite, soprattutto per quel finale che mi ha ucciso. La parte della porta, raga, cioè penso che non ci riprenderemo mai più, per chi ha visto il film. Ariana Grande, Oscar. Ve lo giuro, io non elogio spesso cantanti o insomma persone, celebrità che si buttano nel mondo del cinema. Ho spesso detto anche in che cosa pecca la mia amata, mia moglie, mia madre Lady Gaga, perché non ho problemi a dirlo. Ariana Grande invece secondo me è davvero una star di Hollywood e secondo me ha trovato la quadra così. So che per molti fan è controversial e magari è difficile da accettare, ma io credo che Ariana Grande stia quasi meglio nel mondo hollywoodiano che in tante altre cose che ha provato a fare prima. La vedo proprio perfetta. È bravissima, raga, è bravissima. Ha una mimica facciale buona, nonostante anche lei abbia ricorso a chirurgia estetica, le si muove ancora il viso, a differenza di Lady Gaga che è bloccata. E ha una voce di Cristo, quindi per progetti musical, eccetera, è fantastica. Sa anche prendere in giro se stessa. In questo caso, certo, sì, nel personaggio di Glinda, ma è anche molto di lei. C'è molto di lei sia nel personaggio, e l'ha dimostrato bene quel personaggio di Glinda, perché Glinda un po' la rappresenta, secondo me, e quindi è come se avesse preso in giro se stessa. E questo è sinonimo per me di crescita, di evoluzione e capacità. E niente, raga, fatemi sapere quanto avete sofferto anche voi. Se vi piacciono queste canzoni nuove, fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.